Vi è mai capitato di fare un sogno oppure anche un incubo in cui c'è una persona che conoscete davvero nella realtà, però nel sogno è troppo diversa, dice delle cose strane, ha un comportamento strano, vi lascia delle sensazioni strane, eppure al mattino vi svegliate e pensate no, però era lei, sono sicuro che fosse lei, però era così diversa in volto? Ecco, questo è l'effetto di Gesù Cristo nel Corano. E come abbiamo già visto anche in altri casi, prima ancora che inizi l'argomento del Corano sono già iniziati i problemi. Quindi prima ancora di parlare di Gesù Cristo nel Corano dobbiamo vedere bene la figura di Maria nel Corano, la madre di Gesù Cristo. Nel capitolo 3 del Corano Allah ci presenta una famiglia, la famiglia di Imran. Imran è l'equivalente arabo della parola ebraica Amran, ovvero il padre di Mosè e di Aronne. A un certo punto Allah ci spiega che la moglie di Imran è incinta, vorrebbe un figlio maschio per consacrargli un tempio, ma purtroppo partorisce una femmina e la chiama Maria. Allah dà a questa Maria uno status speciale, affermando che la famiglia di Imran, così come anche la famiglia di Noè, di Abramo e di Adamo, sono elevate da parte di Allah al di sopra del resto del creato. La bambina di nome Maria a un certo punto viene affidata ad una persona che si chiama Zaccaria, che nonostante la sua anzianità e la sterilità della moglie riceverà da parte di Allah un figlio. A un certo punto degli angeli si avvicinano a Maria e le dicono che partorirà Gesù il Messia, che dalla culla parlerà alle genti, sarà fra gli uomini devoti e che riceverà da Allah sia la Torah che il Vangelo. Maria ovviamente si preoccupa e dice com'è possibile che una cosa del genere mi accada dal momento che nessun uomo mi ha mai toccata, ma gli angeli le dicono che è una scelta di Allah e quando Allah dice sì, la tal cosa è. Adesso dobbiamo fare un salto nel capitolo 19, che è proprio intitolato a Maria, dove c'è il parto di Maria e quindi Gesù Cristo che nasce. Allah ci racconta che Maria si reca sotto una palma per partorire Gesù, che soffre molto e che qualcuno da sotto, non meglio identificato, le dice di mangiare, bere e stare tranquilla. Quando Maria ha finalmente partorito, torna nella sua comunità con il bambino in fasce e le persone vedendo il bambino dicono: «Oh Maria, sorella di Aronne, hai commesso un abominio, eppure i tuoi genitori sono così brave persone». Ma Maria indica Gesù, che parla da neonato e afferma di essere servo di Allah. Allah gli ha dato la Bibbia e ha fatto di lui un profeta. Questa è la narrazione che il Corano fa di Maria. Notato niente? Occhio, perché l'Islam afferma, il Corano più volte afferma, ad esempio nel versetto 82 del capitolo 4, che una sola contraddizione o un solo errore in questo libro, nel sublime Corano, confermano che significherebbe che questo non è un prodotto divino. Allora, chi inizia? Allora, Maria, la madre di Gesù Cristo, non è la sorella di Mosè, non è la sorella di Aronne. Il padre di Maria, la madre di Gesù Cristo, si chiamava in ebraico Joachim e in italiano viene tradotto Gioacchino. Mosè e Aronne hanno avuto una sorella e avevano un papà che si chiamava Amran, e quella sorella si chiamava Miriam, che dall'ebraico all'italiano diventa Maria, ma non è la stessa persona, perché Gesù non è il nipote di Aronne e Mosè non è lo zio di Gesù. Possiamo andare avanti tantissimo con questo. In sostanza è andata così: esistono due Marie. Una è la vera sorella di Aronne e di Mosè, che aveva come papà Amran, che in arabo diventa Imran, ok? E poi c'è la madre di Gesù Cristo, che non è la sorella di Mosè e di Aronne, non solo, ma ha vissuto 1300 anni dopo la sorella di Mosè e di Aronne. Questo è, direi che è un errore conclamato, anche perché la genealogia della famiglia di Gesù Cristo, così come anche dei profeti, dei sacerdoti ebrei, è confermata dalla storia, non sono favole a cui credono solo gli ebrei o solo i cristiani a seconda del plagio della propria fede religiosa, sono genealogie confermate dalla storia e quindi questo è un chiaro e conclamato errore dell'Islam che dovrebbe quindi dirci
che questo non è un prodotto divino, ma è un libro umano con degli errori umani. Per concludere il discorso su Maria, volevo darvi una notizia abbastanza scioccante. Maria compare in un tafsir. Il tafsir, ovvero il commento al Corano, è relativo al versetto 5 del capitolo 66 del Corano. Allora, siamo di fronte a una delle scene più demenziali del Corano in cui Maometto ha fatto confusione nel turno di pernottamento con le mogli, qualche moglie si è risentita, hanno iniziato a litigare e Maometto improvvisamente fa scendere una rivelazione divina da parte di Allah che dice più o meno questo. Se Maometto volesse ripudiare le sue mogli, Allah sarebbe in grado di sostituire queste mogli ripudiate con delle mogli migliori. E i tafsir spiegano cosa siano queste mogli migliori che Maometto vorrebbe. Sono caste, molto obbedienti, sia nei confronti di Allah che nei confronti del marito, sono musulmane, eccetera, e sono anche vergini. E il tafsir spiega, a un certo punto, dà un esempio di quella che potrebbe essere la moglie ideale di Maometto, possibilmente vergine, e menziona Maria, la madre di Gesù Cristo. Io non mi sento di affermare la frase completa, però ognuno da casa può mettere insieme nella propria testa questi tre elementi. Questo tafsir esiste e menziona Maria, la madre di Gesù Cristo, come vergine favorita per Maometto. 2. Il matrimonio nell'Islam non è l'unione fra due persone che, come dice il cristianesimo, diventano uno e si amano e si sostengono, ma è un rapporto sessuale consentito. 3. Il paradiso islamico è unicamente popolato da vergini, che sono lì apposta perché hanno una funzione ben precisa nei confronti dell'uomo musulmano. Ognuno gestisca queste tre info come meglio crede. Sappiate che questo tafsir ogni tanto dall'arabo non viene tradotto all'inglese, ci sono dei momenti in cui è più in voga di altri. Uno dei momenti in cui era particolarmente in voga fu l'Andalusia islamica, in cui questo tafsir, questa narrazione di questo tafsir venne usata contro i dhimmi. Perché il dhimmi, come sapete, non è soltanto un cittadino di seconda classe che deve accettare la sharia e pagarti la jizya, ma deve anche sentirsi sottomesso, quindi deve essere umiliato. In alcuni califfati, ad esempio, la jizya veniva proprio raccolta sputando in faccia ai cristiani e agli ebrei. Nel caso dell'Andalusia abbiamo diversi martiri di Cordova a cui questa scena, che io non ripeto, veniva ributtata in faccia per farli sentire male, per umiliarli. Uno di questi sacerdoti cristiani che non accettò questa umiliazione si chiamava Eulogio di Cordova e fu arrestato, torturato, condannato a morte e poi decapitato perché di fronte alla ripetizione di questa scena di Maometto con Maria, la madre di Gesù Cristo, aveva reagito male, aveva insultato il fondatore dell'Islam. Io purtroppo non ho la fonte di questo perché si tratta di un libro di una biblioteca che neanche ho portato a casa, lo stavo solo sfogliando, parlava dei martiri di Cordova, ricordo questo sacerdote cristiano e quindi purtroppo non ho la fonte da darvi. Ad ogni modo è un tafsir che esiste e che qualche curiosità la lascia. Mi pare superfluo ricordarvi che il capitolo in cui questo tafsir compare è il 6:6, il versetto il 5 del capitolo 6:6. Ok, adesso concentriamoci e passiamo a Gesù Cristo.